La nostra ipotesi di lavoro riguarda la valutazione della glicemia come parametro variabile funzione della introduzione dell'assunzione degli ormoni tiroidei. Quindi tutte le persone che assumono ormoni tiroidei si dovrebbero fornire di un glucometro in modo da poter misurare, come fa un diabetico, la sua glicemia prima dell'assunzione degli ormoni tiroidei e dopo mezz'ora ed un'ora senza aver mangiato nulla, la stessa glicemia praticamente dopo mezz'ora e un'ora dall'assunzione degli ormoni. Vedremo così quale effetto hanno gli ormoni tiroidei sulla nostra glicemia. Questo per dire che cosa? Per dire che noi sospettiamo che gli ormoni tiroidei possano col tempo innescare una condizione di insulinoresistenza all'interno del nostro organismo, come avviene per chi soffre praticamente di crisi ipoglicemiche, come accade per chi mangia pasti ricchi di carboidrati ad alto indice glicemico come pane, pasta, pizza, dolci, zuccheri raffinati, eccetera, e come chi svolge anche una attività intensa, meglio intensissima, di resistenza anaerobica come i maratoneti. E vengo al punto. Ora, che cosa vogliamo dire? E come accade anche nei diabetici che assumono ipoglicemizzanti orali o insulina, che col tempo possono innescare questa condizione di insulinoresistenza che porta nel tempo a una difficoltà dell'utilizzazione periferica del glucosio. Questo perché? Perché nel momento in cui noi assumiamo carboidrati ad alto indice glicemico, quindi mangiamo pasta, pane, pizza, zuccheri dolci, immediatamente la glicemia sale e questo innesca la risposta insulinica che rapidamente fa scendere questo picco glicemico, portando all'insorgere il picco glicemico postprandiale, quindi un momento di salita, un momento di repentina discesa, che entro 2 ore potrebbe portare la glicemia addirittura a valori inferiori a quelli precedenti al momento in cui noi abbiamo mangiato, creando quindi uno sbalzo glicemico dall'iperglicemia all'ipoglicemia che diventa reattiva, in quanto il nostro organismo reagisce producendo quell'ormone controinsulare potentissimo che è il cortisolo. E questo col tempo può innescare la condizione di insulinoresistenza che si manifesta prima talvolta con un fenomeno di sovrappeso e obesità e poi sfocia nella malattia metabolica vera e propria che viene chiamata diabete. Alla stessa stregua una condizione di insulinoresistenza è quella delle ragazze, in particolar modo colpisce soprattutto le donne che vanno incontro alle crisi ipoglicemiche, cioè un momento di ansia, di stress in una persona è tale praticamente da determinare la liberazione di adrenalina dalla medulla surrenale di fronte a uno stimolo psicologico, a un'ox esterna, e questo picco di adrenalina porta praticamente ad innalzare i livelli di glicemia ematica facendo liberare le masse muscolari e quant'altro del proprio glicogeno praticamente e soprattutto il fegato, portando però così ad un aumento della glicemia a cui risponde praticamente il nostro organismo producendo insulina che porta a una rapida caduta della glicemia, e siccome lo stimolo iniziale è partito dalla medulla surrenale, la corteccia surrenale che dovrebbe produrre da parte della zona fascicolata i glucocorticoidi, in particolar modo il cortisone, non lo fa e la persona incomincia a avere una crisi ipoglicemica perché non riesce a avere una reazione a quell'ipoglicemia per mancanza di produzione dell'ormone controinsulare che è il cortisolo. Quindi
alla crisi ipoglicemica, lo svenimento, il tremore, la sudorazione, l'attacco di panico. Quindi una manifestazione fisica di una problematica scaturita casomai da un problema psicologico, e talvolta troviamo delle persone che perdono drasticamente peso senza nessuna motivazione, pur avendo analisi perfette, non avendo patologie tumorali, non avendo quadri particolarmente, ma hanno soltanto quella che noi potremmo definire una sindrome ansioso-depressiva, perché sul piano psicologico si manifesta come una sindrome ansioso-depressiva che poi sul piano fisico porta all'eccessiva magrezza con deplezione, ed arriviamo al punto, delle masse muscolari, perché i primi tessuti, e qui ecco l'importanza di testare gli ormoni tiroidei, gli ormoni tiroidei, siccome vanno ad fare un'azione disaccoppiante sulla fosforilazione ossidativa e aumentano indirettamente il consumo periferico del glucosio, vanno a sottrarre glucosio a livello ematico, aumentando l'iniezione, l'entrata da parte dello scioglimento del glicogeno epatico che manda glucosio per ripristinare la glicemia. Ma questa sottrazione di glucosio da parte degli ormoni tiroidei in modo indiretto non sono ipoglicemizzanti, ma si comportano come tali, e come tale vogliamo, è la base del nostro studio, vogliamo vedere, vanno a determinare una perdita di disponibilità di glucosio per i tessuti. Anzi, l'organismo, di fronte a questa attività, a questa assunzione diciamo in blocco degli ormoni tiroidei che si fa al mattino a stomaco vuoto, porta praticamente ad un antagonismo funzionale da parte invece della corteccia surrenale, che porta una sorta di reazione all'ipoglicemia che inducono praticamente gli ormoni tiroidei, determinando uno sbalzo, un blocco praticamente dell'attività di assunzione, di nutrizione delle masse muscolari. Per cui nel momento in cui la mattina noi ci svegliamo e a stomaco vuoto assumiamo questi ormoni tiroidei, noi potremmo avere immediatamente un'ipoglicemia che misuriamo in tempi brevi, mezz'ora, un'ora massimo, dopo averli assunti. E cosa ci accorgiamo? Che la glicemia ha un movimento verso il basso e poi una stabilizzazione, una normalizzazione per ritorno a parametri normali. Questo ritorno a parametri normali dovrebbe essere legato alla liberazione dell'ormone antagonista funzionale degli ormoni tiroidei, che è il cortisolo, da parte del surrene. E questo ristabilisce la glicemia. Ma come lo fa? Lo fa impedendo ai muscoli di poter diciamo utilizzare il glucosio a livello ematico, e impedisce praticamente e induce il fegato a liberare il nuovo glucosio nel sangue a discapito delle riserve di glicogeno epatico. Per cui, assumendo gli ormoni tiroidei, noi ci troveremmo un aumento della produzione del cortisolo, una perdita di glicogeno epatico e un aumento della resistenza delle masse muscolari. E se noi poi la mattina, addirittura a stomaco vuoto, avendo preso questi ormoni, ci dovessimo avventurare in un'attività fisica, rischieremmo praticamente un'ulteriore deplezione delle masse muscolari, che avrebbero difficoltà a nutrirsi praticamente da parte di questo glicogeno, oppure lo farebbero forzatamente, nel senso che praticamente incomincerebbero a sottrarre glicogeno e glucosio ematico dal sangue, perché se facciamo un allenamento, soprattutto, e qui poi lo vedremo, un allenamento di resistenza anaerobica prolungato, come un maratoneta, come corre, non so, 20 km, 10-20 km la mattina, noi è vero che bruciamo tanto tessuto adiposo perché c'è cortisolo, ma bruciamo anche tante masse muscolari. In particolar modo andiamo a bruciare quelle masse muscolari rappresentate dalla fibra 2B, che è quella praticamente ricca di glicogeno muscolare, che si fa le riserve, che non troverà più nutrimento da parte del glucosio e verrà quindi inattivata
elevata diventerà insulino resistente e attiverà invece la capacità delle fibre intermedie di assorbire glucosio dal sangue in condizioni anche in cui sia presente un ormone controinsulare che quindi riduce la capacità di assorbimento di glucosio ematico per sostenere l'attività di resistenza anaerobica. Il risultato è quello che abbiamo tutti sotto gli occhi. I maratoneti, quelli che fanno lunghi percorsi di resistenza anaerobica, tendono a perdere sostanzialmente massa muscolare, in particolar modo quella massa muscolare esterna di superficie che è la fibra bianca tipica della razza negra. Infatti i maratoneti di razza negra, a differenza dei coloro compaesani che non fanno questo tipo di attività fisica, presentano una scarsa muscolatura di superficie esterna, quella fibra bianca, quella che dà il bel pettorale, che dà il bel bicipite, che dà il bel quadricipite, il bel gluteo. Insomma, praticamente noi dobbiamo capire che ogni volta che prendiamo un ormone tiroideo, così come praticamente quando prendiamo un ipoglicemizzante orale, potremmo aumentare il consumo periferico in modo indiretto il consumo periferico del glucosio, sottraendo nutrimento alle masse muscolari e portando in perdita di masse muscolari, che sulla bilancia significa aver perso tanti e tanti chili. E se dopo questo allenamento noi non facessimo un corretto apporto praticamente di carboidrati e soprattutto di proteine, rischieremmo praticamente proprio il depauperimento delle masse muscolari, in particolar modo di quelle in fibra bianca, la 2B, le fibre veloci, le fibre di potenza. Quindi questo è molto importante. Per sottolineare quest'altro aspetto, lo sappiamo che i livelli, l'attività fisica di resistenza anaerobica, cioè chi è abituato a correre 10-20 km al giorno, si accorge che se non fa quella mattinata, non fa quell'esercizio fisico, si trova in una condizione di malessere generale. E se una persona che ha svolto regolarmente attività fisica di questo tipo per caso dovesse interrompere per un infortunio, per motivi familiari o lavorativi, interrompere questa attività, la persona immediatamente incomincia ad avere le modificazioni a livello ematico. Gli sale la glicemia, gli salirà il colesterolo totale, i trigliceridi, aumenta cioè quella condizione di insulino resistenza che è praticamente stata indotta da quell'attività fisica intensa di resistenza anaerobica. Quindi dobbiamo capire bene questi principi. Ora, tutto questo discorso ci porta ad una sintesi. Noi dobbiamo fare attenzione a non far sbalzare la nostra glicemia. Tutto quello che fa sbalzare la nostra glicemia è pericoloso. La dieta chetogenica proteica ha come obiettivo il mantenimento di una glicemia costante ed evitare gli sbalzi glicemici. Quello che noi dobbiamo provvedere per fare questo test, soprattutto chi prende gli ormoni tiroidei, provvedere un glucometro e misurare i livelli di glicemia prima, appena svegli, prima dell'assunzione praticamente dell'ormone, e mezz'ora e un'ora dopo l'assunzione dello stesso, e valutare in base alle variazioni della glicemia quanto abbiamo appena detto. Spero di essere sconfessato, spero di aver portato un'ipotesi di lavoro che ci porterà a dire che è tutto sbagliato, però a mio avviso il mio intendimento attuale è che l'assunzione di ormoni, non controllando questi parametri, può determinare una condizione di insulino resistenza a livello delle masse muscolari e quindi un aumento alla lunga del sovrappeso, inducendo praticamente quindi una condizione che possiamo considerare non ideale per la nostra sopravvivenza sul pianeta. Grazie.